Appena arrivato, aspirapolvere senza fili, la marca leggiamo direttamente dalla scatola Green Hot, modello GSC 60. Potenza del motore 480 watt e devo dire che rimane molto silenzioso perché siamo sotto ai 69 decibel. Batteria ricaricabile da 2500 mAh che si ricarica in circa 3 ore e mezza. Alla massima potenza ci dà un'autonomia di 13 minuti, potenza media 20 minuti, potenza minima 50 minuti, quindi con i tempi ci siamo. Cestero da 1,2 litri e abbiamo ben 10 accessori. Quindi andiamo subito a scoprire cosa c'è all'interno della scatola. 1 e 2, ole. Già qui abbiamo una serie di informazioni interessanti. Vediamo che la spazzola grande si può lavare, anche i filtri si possono lavare e qui vediamo come accoppiare tutti quanti gli accessori. Bene, bene, andiamo avanti. Questo è quello che troviamo all'interno della confezione e devo dire veramente tanti accessori. Andiamo ad inserire la batteria, ok, premo il grilletto, il tasto di accensione e si accende. 37% il livello della batteria, qui abbiamo la possibilità di aumentare la potenza, media, massima. La cosa bella è che non dobbiamo tenere premuto il grilletto, ma basta premere una volta e rimane acceso. Qui vediamo anche il livello della batteria, in questo momento 36% e vediamo che è scarica. Allora, ci sono stati dati due filtri, ma sono già inseriti, uno e l'altro sta qui dentro, quindi immagino che siano filtri di ricambio. Vi faccio vedere, ecco qui l'altro filtro. Ok, adesso vediamo le prolunghe. Partiamo dalla prolunga più lunga, che è anche telescopica, quindi mossa molto intelligente e a vari livelli appunto per essere allungata. Leggera, in metallo, anche il colore mi piace, questo blu elettrico. Poi abbiamo un altro pezzo di prolunga, questo è fisso, quindi un adattatore. Spazzolina, questa mi ricorda molto la spazzola di un altro aspirapolvere che ho testato, praticamente è uguale, quindi possiamo utilizzarla sia in questo modo con le spazzole o se premiamo con il beccuccio. Interessante. Poi abbiamo quest'altra spazzola che serve per, immagino, andare a pulire divano e letto. Ok. Poi beccuccio, questo è indispensabile per andare a pulire dentro le fessure e la cosa che mi piace finalmente il tubo. Questo mi piace perché non lo trovo più negli aspirapolveri e questo è molto comodo quando andiamo ad aspirare la nostra automobile, quindi i sedili. Questo e il beccuccio sono veramente indispensabili per aspirare la nostra auto. Poi abbiamo i due filtri, questi sono di ricambio perché abbiamo visto che già sono inseriti, quindi due filtri di ricambio, alimentatore per andare a ricaricare la batteria, altro beccuccio, anche questo è utile sia per i sedili della macchina ma anche per i tessuti, quindi insomma quindi divano, letto. Poi abbiamo, questo non l'ho mai visto in vita mia e non è un boomerang, questo è un beccuccio flessibile rigido e potrebbe essere molto interessante. Poi magari sul libretto delle istruzioni ci andiamo a rileggere il nome specifico di questo. Poi abbiamo, carinissimo, sembra un viso che sorride, questa è la piastra da attaccare al muro con gli stop, appunto per andare a fissare l'aspirapolvere al muro. E poi abbiamo, la chiamiamo la spazzola principale, quindi è quella più grande che serve appunto sia per i tappeti ma anche per i pavimenti. E la cosa bella è che si può anche smontare, quindi agendo qui, si può anche smontare. Questa cosa è molto interessante perché così riusciamo a pulire bene anche la spazzola smontandola. Questa viene chiamata spazzola, se non mi sbaglio, antigroviglio perché per come è fatta è antigroviglio e antiavvolgimento, quindi qui i capelli e i peli degli animali non dovrebbero incastrarsi. Allora, tastino per scaricare la polvere, quindi l'immondizia, quindi si preme il tastino, vi faccio vedere e cade immediatamente. Adesso lo vado a mettere sotto carica un pochettino e ci andiamo a studiare il libretto delle istruzioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le spazzole. La spazzola per letti, che è questa qui, e serve per pulire il letto, appunto ho detto anche i divani, da peli di cane e di gatto. Poi spazzola per peli di animali domestici, che
è questa qui, quest'altra spazzolina, perfetto. Poi abbiamo il tubo, grandissimo tubo. Questa è la bocchetta flessibile, quella che io ho detto a Boomerang, che è questa qua. Questa è la prima volta che la vedo e questa serve per, andiamo a vedere, pulire dietro agli armadi, nelle fessure della lavatrice e in aree complesse. Ok? Poi abbiamo il beccuccio, questo lo conosciamo, anche quest'altra spazzola la conosciamo, che è questa qui, che ho detto è molto simile a una che ben conosco, eccola qui. E poi abbiamo la spazzola principale, che è questa, ve la faccio vedere bene sotto, eccola qui, e questa serve per pulire polvere, sporco, capelli, eccetera, su pavimenti o piastrelle. Ok, qui abbiamo le caratteristiche principali, abbiamo detto il modello GSC60, abbiamo il voltaggio della batteria 28.8, andiamo a vedere il peso 2.3 kg, il rumore meno di 70 decibel, io ho detto 69 quindi ci siamo, batteria 2500 mAh e la capacità del cestello 1.2 litri. E andiamo a riprendere l'aspirapolvere che sicuramente un po' si è caricato e mettiamolo alla prova. Partiamo dalla configurazione standard, quindi prolunga, così, olè, ha fatto clac, e spazzola che utilizziamo tutti i giorni, quindi la mettiamo qui, secondo clac, questa è snodata. Partiamo subito con il primo test. Si regge in piedi da sola e non è stregoneria. Non ero più abituato perché quella che sto utilizzando in questo periodo la devo per forza appoggiare al muro o al tavolo quando mi fermo. Mentre questa metto il piede, la sblocco, vado, se mi voglio fermare, rimetto il piede e si blocca. Ottimo, sicuramente un punto a favore. Adesso ho buttato a terra, ho sparpagliato dei pezzi di carta, quindi un foglio strappato, perché spesso e volentieri l'aspirapolvere quando passa non raccoglie la carta che è leggera ma la fa volare via. Vediamo come si comporta. Iniziamo il test. Sblocchiamo, perfetto. Potenza media, così utilizziamo sempre una via di mezzo. Allora, alta, bassa, media. Devo dire, ottimo, ha raccolto bene tutti i pezzi di carta e soprattutto non li ha sparpagliati, quindi primo test superato egregiamente. Passiamo al prossimo. Secondo test, capelli rubati a Valeria durante la notte, vediamo come si comporta la spazzola antigroviglio. Li mettiamo qui a terra, non vi ho fatto vedere che i pezzi di carta raccolti prima sono nel cestello e che abbiamo i LED sulla spazzola. Eccoli qua. Allora, capelli posizionati, potenza sempre media, risucchiati in un secondo, devo dire. Qui dentro non li trovo, quindi molto probabilmente sono nel cestello. Andiamo a vedere. Ed eccoli qui, i capelli sono stati aspirati e sono andati a finire direttamente nel cestello. A questo punto, terzo test. Le amate briciole. Eccole qui. Olè. Sblocchiamo e accendiamo. Devo dire che si comporta veramente molto bene. Briciole risucchiate, ve le faccio vedere. Eccole qui. E che dire? Primi 3 test superati egregiamente. Andiamo avanti. Mi sono spostato in una stanza con poca luce per farvi capire l'importanza dei LED. Pavimento, che dire, sembra pulito, ma anche se accendo la luce, tutto sommato, sembra pulito. Ok, vediamo i LED cosa ne pensano. Guardate quello che va a illuminare. Abbiamo visto l'importanza dei LED, ora andiamo a vedere come si scarica il cestello.
Io per comodità smonto sempre la prolunga che si tiene in piedi e agendo su questo tasto si scarica l'immondizia. Andiamo a vedere come. Cestino di emergenza, premo il tasto e olè, cade tutto e come possiamo vedere il cestello è perfettamente pulito. È circa una settimana che non passo l'aspirapolvere sul divano proprio per questa prova, quindi spazzolina che secondo me è quella più adatta, io non ho animali in casa. Iniziamo. Vedo che qualcosa gira, quindi qualcosa ha raccolto. Non so se si vede. Ve lo faccio girare così si vede meglio. Ok, ora voglio provare il mio amato e caro tubo, quindi con tanto di beccuccio, quanto mi piace, accendiamo in questi punti dove è difficile arrivare e devo dire, vediamo se trovo qualcosa. Aspira veramente bene. Voglio provare anche questa spazzolina. Sento proprio che gratta. Quindi probabilmente con queste setole dure va benissimo per il divano e anche questa si smonta. Quindi qui abbiamo la possibilità di smontarla, tirarla fuori e pulirla. Ci siamo, momento del confronto. Green Note contro Dyson V12. Intanto il Green Note si regge in piedi, il Dyson no. L'ultima volta che ho confrontato il Dyson con un aspirapolvere, devo dire che il Dyson ha vinto a mani basse, è uscito veramente vittorioso. Tappeto, 2 strisce delineate dallo scotch. Puliamo una striscia con il Green Note, una striscia con il Dyson e poi li invertiamo. Iniziamo subito, pulizia durerà 1 minuto circa per ogni aspirapolvere, tutte e due alla potenza media, quindi iniziamo dalla Green Note, o imposta timer 1 minuto. Timer finito, questo è quello che ha raccolto. Eccolo qui, perfetto. Ora con il Dyson puliamo quest'altra striscia di tappeto. Anche qui potenza media, imposta timer 1 minuto. Ok, e anche il Dyson, qui possiamo vedere che ha raccolto. Ora svuotiamo i cestelli. Partiamo dal Green Note, apriamo, questo è quello che ha raccolto. Spostiamoci sul Dyson, diverso sistema per svuotare il cestello. Ok. Diciamo che più o meno ci siamo, in tutte e due abbiamo della terra raccolta. Adesso puliamo con il Green Note la striscia pulita dal Dyson e viceversa. Questo facciamo per 30 secondi ogni striscia e vediamo cosa succede. Green Note, vi ricordo il modello GSC60, puliamo la striscia del Dyson. 30 secondi passati e devo dire che qualcosina ha raccolto. 30 secondi passati, anche qui qualcosina ha raccolto, svuotiamo i cestelli. Partiamo sempre dal Green Note ed eccola qui una palletta di pelo e qualche capello. Dyson. E anche qui non ci sono capelli, ma comunque c'è polvere. Questa prova è molto importante, quindi abbiamo capito che più o meno gli aspirapolveri si equivalgono, perché comunque dove ha pulito il Dyson, comunque il Green Note ha trovato della polvere e viceversa. Nel tentativo, nell'esperimento che avevo fatto col mio vecchio aspirapolvere,
dove era passato Dyson non aveva raccolto niente. Quindi devo dire che il motore in quel caso era molto meno potente, mentre qui, come possiamo vedere, si può dire che i due aspirapolveri si equivalgono, ma lascio a voi le considerazioni finali. Bene amici, a questo punto è così giunti alle conclusioni. A parte il confronto, e comunque lascio giudicare a voi, devo dire che questo aspirapolvere mi piace. Tantissimi accessori, io ne ho testati pochi, ma ce ne sono veramente tanti. Non vi ho fatto vedere che abbiamo anche questa spazzolina che serve appunto per andare a pulire meglio il cestello o i capelli che si incastrano. Il prezzo di questo aspirapolvere si aggira sotto ai 200 euro, quindi dal mio punto di vista posso dire che è un ottimo affare se lo acquistate. Amici, come sempre, se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. Nella descrizione del video trovate tutti i riferimenti per andare a vedere questo aspirapolvere. Sì, promosso, mi piace. Ci vediamo al prossimo video, a presto, Flavio.